Cari amiche, nuovo podcast. Oggi vi presento 7 pochette facilissimi da realizzare. Potete scegliere anche o sostituire il filato ad ogni video che vi lascio sotto. Potete andare a vedere il filato corrispondente, sia il cordino, in cotone, in viscosa, con la raffia, insomma, potete variare come preferite. Poi le pochette sono veramente facilissime da realizzare. Andiamo a vedere la prima color burro, è stata proprio la prima che ho realizzato 4 anni fa. Mi è piaciuta tantissimo perché ero veramente tanto soddisfatta. Ho realizzato poi una spilla con la tecnica tessitura, con delle perline che mi piace molto, si abbina molto con delle gocce sotto, perline e delle gocce. Insomma, poi potete mettere anche delle applicazioni o potete realizzarle anche voi. La tecnica è facile da realizzare perché è un rettangolo, maglia alta e poi dei ventagli, insomma facilissimo da realizzare anche per le principianti. La fodera la mettiamo prima di cucire i laterali, mettiamo una chiusura, un bottoncino a calavita e abbiamo realizzato la nostra pochette estiva. Allora andiamo a vedere la seconda è proprio la seconda che ho realizzato sempre 4 anni fa. Mi piace tantissimo, è stata una delle più copiate in bronzo, proprio una classica bustina, solo che nel tutorial dovete fare attenzione sugli aumenti e sulle diminuzioni. Ecco, giusto, questa è un'accortezza, e mettere i marcapunti sia all'inizio che alla fine. Se volete anche al centro, se siete delle principianti e avete qualche problema per quanto riguarda gli aumenti o le diminuzioni che poi andiamo a fare ai laterali, comunque facilissima da realizzare. Anche questa si può foderare perché si piega la stoffa in punta, si va a cucire a mano e all'ultimo andiamo a cucire i laterali. Vi consiglio sempre di mettere un bottoncino a calamita, veramente molto particolare, facile da realizzare ma anche molto giovanile. Molte ragazze l'hanno riprodotta perché piace tantissimo, sia in oro, in bronzo piace, molto gettonata, in verde, insomma potete anche realizzarla in fucsia, il mio colore preferito. Allora andiamo a vedere la terza. Può mancare il granny? Assolutamente no. Questa è una pochette che lì per lì, quando l'ho realizzata, era un pochino diversa dal solito, no? Perché ha queste cuciture. Andiamo a realizzare 12 mattonelle granny, poi andiamo a cucire con l'uncinetto proprio ogni mattonella, non con il filo ma con l'uncinetto. Facciamo queste righe di cucitura che rende un pochino abbombata ogni mattonella. Andiamo a mettere possiamo mettere una zip, insomma è facile. Poi con questo fiore particolare abbastanza grande, metterci un bottone all'interno, un bottone di legno, un bottone color oro, poi in base a come l'avete realizzata. Facile, lo dico anche per le principianti perché alle volte spaventa realizzare qualcosa che sia diverso, ma vi posso assicurare che è facilissima da realizzare. Poi la potete realizzare in cotone. Vi ricordo, se il cotone è fino metterò 2 capi, 3 capi e potete sfruttare il cotone che già avete, oppure con un cordino. Insomma, fate le vostre prove, che la fantasia non ci manca, bisogna sempre provare. Allora andiamo a vedere la quarta pochette. Io ho tutta la lista e vado a vedere che questa pochette è particolare perché è realizzata sempre col punto granny. Diciamo che un pochino di punto granny all'epoca l'ho fatto, di solo queste 2 pochette. Si realizza in 3 mattonelle, poi si vanno a cucire le 3 mattonelle e si realizza tutta maglia alta finché non arriviamo a un rettangolo alla misura che ci interessa. Andiamo a chiudere, mettiamo sempre prima la fodera, ve lo consiglio sempre perché è più facile. Mettiamo un rettangolo di fodera, andiamo a cucire tutto intorno, cuciamo i laterali della nostra pochette e abbiamo fatto. Non dimenticate di mettere una chiusura. Allora potete scegliere qualsiasi colore. Adesso questo ho scelto sul celeste, sul blu, oppure colori più neutri, sul verde, in base al colore. E poi potete sfruttare il cotone che avete. Questa in cotone la potete fare, vi consiglio sempre, lo ribadisco, di mettere a più capi. Allora quando arrivo a un certo punto non ho più la voce. Ok, andiamo a vedere il quinto. Alla quinta bustina. La quinta bustina è facile perché
in tutti i tutorial che io ho devo anche mettere qualcosa che è per chi non ha mai utilizzato l'uncinetto, che riesce a fare una maglia alta. Dici, ma posso fare una pochette? E come no? Certo che si può fare, per cui ho realizzato un qualcosa che, lavorando per la lunghezza, andiamo a lavorare per la lunghezza del pannello, formiamo questo rettangolo, sempre la stessa procedura, mettiamo la fodera prima e andiamo a cucire i laterali. Per cui qui ci possiamo sbizzarrire, possiamo mettere delle conchiglie, possiamo mettere delle perle, possiamo andare a cucire sopra dei Swarovski, dei punti luce, insomma, diventa poi particolare se mettiamo qualche applicazione, la rendiamo nostra, oppure dei ciondoli, delle lettere, dei cuori, le possiamo realizzare sia con l'uncinetto, ma li possiamo fare delle applicazioni. Il filato che possiamo utilizzare? Tutti, perché quando abbiamo sul tutorial la misura possiamo andare a utilizzare tutti i filati, per cui quando realizziamo qualcosa di così semplice non dobbiamo fare dei calcoli, sappiamo che tot misura è la lunghezza e la larghezza. Se proprio come questo tutorial che andiamo a svilupparlo per la lunghezza è facilissimo, e per cui basta anche fare un piccolo campione e il gioco è fatto. Allora andiamo a vedere adesso la sesta pochette. Allora, questa pochette, stavo leggendo che ho scritto pochette mare, no? Mare perché è una mezzaluna, non è che ricorda il mare, il colore probabilmente di questo blu, di questo azzurro, diciamo così, che ho scelto, questo cotone in raffia, in juta. No, non vi create problemi, perché vi ricordo, per ogni tutorial c'è la misura. Se c'è la misura in centimetri e è diciamo una pochette base che non ha proprio dei conti da fare particolari, potete andare con il centimetro, per cui state assolutamente tranquilli. Andiamo a realizzare proprio un cerchio, per cui andiamo a realizzare questo fondo, questo tondo. Realizzato questo tondo lo andiamo a chiudere in due, mettiamo una zip sopra. Ci ho messo un fiore gigantesco perché è destato il fiore, potete metterci una stella, qui le vostre iniziali, e ripeto ancora, potete decorarla come preferite, non è detto la dovete lasciare così. Siccome diciamo che come modello, essendo una mezzaluna non ha molto da particolare, ma possiamo renderla particolare noi con delle applicazioni. Basta mettere delle applicazioni e rendiamo la nostra pochette particolare, che nessuno ha, ce l'abbiamo soltanto noi, e la possiamo abbinare ai nostri vestiti, al nostro pareo, al nostro costume se siamo in spiaggia, alla nostra maglia preferita. Possiamo abbinare un colore molto importante, perché la realizziamo veramente con poco, anche con i filati che abbiamo in casa, perché non occorre tantissimo filato, e facciamo sempre una bellissima figura. Poi possiamo mettere anche una tracollina, perché no? Possiamo renderle tutte tracolline non si dice, però possiamo mettere le tracolline su ogni pochette, ecco, forse così è più corretto. Allora andiamo a vedere l'ultima ce l'ho scritta dietro, che io diciamo non ricordo, ma adesso che ho letto, come posso non farvi vedere questa mini borsa, ma è una pochette, perché no? Ho messo una tracollina, ho messo quella chiusura diciamo a cartella, si può dire chiusura a clip, come preferite voi. Mettete una chiusura facile, e solo il punto qui è il filato. Il punto e il filato fanno tutto da sé. Qui se avete un punto che volete, avete un cotone che volete sfruttare per una piccola pochette, avete un filo metallico che anche con delle micro paillette, potete unirlo insieme e in quel caso rendere la vostra pochette o una mini borsa particolare. È morbida, non è dura, per cui la mettiamo a tracollina, oppure mettiamo un piccolo manico sopra morbido che lo possiamo realizzare noi ad uncinetto. Infatti vi lascio qui un tutorial che ho realizzato proprio per non far cedere le tracolline. Spesso succede che quando andiamo a realizzare a maglia alta o a maglia bassa, vogliamo realizzare una tracollina, succede che non riusciamo perché ci cede. Alla fine abbiamo realizzato 70 cm, ci troviamo 1,5 m. Invece con questa tecnica che vi lascio
il video in questo modo non avete più problemi assolutamente, non c'è, resta abbastanza rigida e nello stesso tempo non cede assolutamente, per cui vi lascio il tutorial, siete curiosi potete andare a vedere. Allora io vi saluto, non dimenticate di iscrivervi al canale, assolutamente, che molte di voi dimenticano di iscrivervi al canale e poi non vedete i futuri podcast o tutorial. Vi ricordo il blog, iscrivetevi alla newsletter che adesso ogni 15 giorni, ma poi sarà ogni settimana, ci sarà un resoconto e tantissime novità nella newsletter. Seguitemi, insomma, dove vi lascio tutti i link sotto, andate a vedere tutte le mie proposte. Un bacione a tutte, un bacione grandioso a tutte voi, ci vediamo ai prossimi video, ai prossimi podcast. Baci!